ho saputo resistere. Appena l'ho visto, l'ho aperto e infatti qua dentro non c'è più il microfono. Ci sono però tutti i pezzettini della roba che c'era in aggiunta, che non ho neanche guardato, tra l'altro, cioè, manco l'ho guardato, perché ho detto, no, io volevo subito il microfono e l'ho preso fuori subito. E dentro c'è anche questo che magari ti può interessare, ma è un normalissimo ragnetto di quelli che ci sono in tutti i microfoni low cost. Possiamo chiudere questo, così, c'era dentro questo. E poi c'era anche un antipop. Questo pezzettino di carta qui, l'antipop, e poi c'era, faccio vedere cosa c'era, come si presenta, questo, che è una bella bustina dove dentro c'è la sorpresina, la bustina con la sorpresina, eccolo qua, e c'è dentro questo microfono qui che è l'SC600, che è oggetto del video di oggi, ed è un microfono che secondo me sorprenderà parecchio. Sì, cioè io quando l'ho sentito ho detto no, ma che davvero? E uno deve spendere 2.500 euro per un microfono, o 1.000 o 600? Sì, certo, ci sono delle differenze che le persone che hanno un po' di testa, orecchio lo sanno, lo sentono. T-Bone SC600 è un prodotto tedesco di Germania, come d'altra parte sono anche i microfoni di Neumann. Thomann, sono loro che lo fanno produrre questo qui. Poi c'è un sito suo dove ci sono i T-Bone microphone. E se mi rimane in mano un pezzo? E là, guarda quanta roba che c'è dentro. Condensatori, altre cose che non so cosa siano. È bellino però il microfono, carino. Si vede, lo vedi? Lo riprendi bene, lo metti a fuoco. Dai su, Logitech, non ti far compatire, fai la messa a fuoco. Bello, no? Ha un pochino di rumore di fondo, un filuzzo, secondo me sono 16 dB, per così a orecchio, però non sono fastidiosi rispetto al suono che produce questo microfono. Va bene. Forse sì, ci sono persone che fanno modifiche per togliergli un po' del rumore di fondo, perché io per adesso gli ho tolto solo il fondo. Ma chi? Allora, ad un primo approccio con questo microfono, aprendolo, perché bisogna aprirlo, io non ho resistito, si scopre che questo circuito è già presente in parecchi altri microfoni. Dando un'occhiata a Recording Axe, celebre sito database di molti microfoni, si possono scoprire, per esempio, le foto di questo microfono che riporta le stesse identiche scritte, uguali, identiche. Vabbè, mancano alcuni componenti, c'è il puffo blu che c'è in mezzo, quella pastigliona lì, e qui non c'è perché in realtà è il filtro passa alto che sopra qui è rappresentata dallo switch, quindi hanno usato quello. Ma dato che il microfono, diciamo, ha un rumore di fondo molto minore, mi viene da pensare perché se è uguale, identico, i componenti praticamente sono gli stessi tranne alcune poche cose, e non è che ci sia qualcosa dentro? Non lo so, tra la capsula e il PCB, cioè i circuiti elettrici, c'è qualcosa che non capisco, quindi devo aprire per vedere che cosa c'è sotto. Per poi scoprire che effettivamente non c'è assolutamente nulla, praticamente è identico agli altri microfoni. Sì, anche la versione 400, che è la versione più piccola di questo microfono, è identica. Ma cambiano pochissime cose, i componenti sono gli stessi, quindi come mai questo microfono non ha così tanto rumore di fondo come per esempio viene dichiarato per il modello 400 SC400, che poi sarebbe sempre questo microfono ma solo in versione cardioide, quindi con una capsula che ha solamente un lato attivo. E voilà, eccoci qua a parlare della fase. Io qui davanti ho preso 2 pezzettini di software, 2 audio che ho registrato, dove è possibile vedere delle forme d'onda che ho preparato apposta per farti vedere che cos'è la fase. Ti sarà capitato di prendere una scheda audio, metterci un microfono e poi premere il pulsante fase e dire come suona bene questo microfono, e poi di commentare magari sul sito di qualcuno dicendo sì, questa scheda è fantastica, soprattutto ricordati di attivare la fase. Va bene, adesso ti spiego che cos'è la fase e perché te ne parlo. Allora,
Questo microfono, quando l'ho ascoltato la prima volta, l'ho inserito in catena e poi l'ho attivato così, senza la fase, diciamo l'inversione di fase attiva. L'inversione di fase non è niente di che, poi ti faccio vedere con i file di che cosa si tratta. E lo sentivo in cuffia molto molto caldo, terribilmente caldo, tanto che ho detto la miseria, sì, ma che suono che ha. Poi dopo qualche giorno che ce l'avevo ho deciso di fare una registrazione di prova, volevo sentire come funzionava e ho riascoltato e ho fatto un piccolo editing per capire come funzionava effettivamente questo microfono, per poterlo recensire, insomma, sapendo che cosa cacchio stavo andando a dire. E il suono che sentivo non era per niente il suono che avevo registrato, quindi ma ho sbagliato qualcosa, che cos'è che ho fatto? Poi mi è venuto in mente, ma sei un coccodrillo proprio. È la fase. Infatti, inserendo l'inversione di fase, io in cuffia sento un suono completamente diverso da quello che senti tu. Ma che io aggiunga, ometta, che tolga, che inverta la fase, non cambia niente per te. Al massimo senti un click, perché il momento in cui io vado a attivare o disattivare la fase non corrisponde esattamente al punto zero del file audio che stai sentendo, perché se stai vedendo un video c'è anche un file audio sotto. Il file audio ha questa particolarità, un punto zero e poi un punto minimo e un punto massimo, no? Ok, quindi è meno zero o più zero. Un punto 0, vabbè, qui in questo caso è misurato a dB, meno 18 dB, ma anche meno, adesso non stiamo a discutere di cose strane. Diciamo che quello in mezzo lo chiamiamo punto 0, quello sopra lo chiamiamo punto 1 e quello sotto lo chiamiamo punto meno 1. La forma d'onda che stai sentendo si muove lì in mezzo velocemente mentre il player gli passa sopra per interpretare quello scossone, quel movimento di frequenza. Però deve stare all'interno di questa autostrada. Lui viaggia sempre in corsia centrale e poi si sposta un po' a destra e un po' a sinistra. L'inversione di fase è semplicemente il momento in cui il file audio inizia, scende, poi sale. Ok, se inverti la fase semplicemente inizia, sale e poi scende. Non fa nient'altro. Effetto inverse polarity, eccolo qua. Hai visto cosa è successo? Torna indietro, torna avanti, torna indietro. Vedi che il file audio qui in questo punto ha questa gobba. Ecco, qui è un laghetto e qui un cammello. Qui è un laghetto e qui è un cammello. Qui è un laghetto e qui è un cammello. Tutto lì, ma il file audio, proprio la differenza nel file non esiste. Adesso ti faccio vedere anche un'altra cosa, ti faccio vedere Command C, prendiamo questo file audio, così non lo devo registrare tutte le volte. Ho fatto una rec di prova prima. Ok, allora registro qualcosa. La fase è una grande fetente, perché uno crede che la fase ti abbia migliorato il suono, invece la fase non ha fatto assolutamente niente. È una finta, non è una fanta che quella sì. Invece la fase come senti? Io sto ritornando al punto della fase prima e là e dopo. Invece la fase, il suono è sempre quello e lo senti di nuovo se io attivo o disattivo la fase qui. Io in cuffia sento una grossa differenza, ma qui la differenza non c'è. La fase di queste forme d'onda, se io adesso lo portassi in stereo, per esempio questo file, l'avevo già fatto qui ma non voglio andare a fare dei cosiddetti poccetti, così ti faccio vedere, faccio Edit Convert to Stereo. Ti sarà capitato di registrare un file mono, perché il microfono è monofonico, in stereo, cioè su 2 canali in qualche modo, oppure comunque di convertirlo dopo in stereofonia. Se anche lo converti in stereofonia e vai a vedere sotto al cofano che cosa c'è, vedrai che i file si sovrappongono in questo modo, cioè sono 2 file identici sovrapposti uno con l'altro allo stesso modo. Nei momenti in cui scende il file, anche dall'altra parte scende, sempre scende. Vedi che va a cercarmi il punto 0. Questa è l'intelligenza del software, cioè nel senso che chi ha programmato questo software sa che il punto 0 è sacro e quando tu fai un editing su un file audio, mono o stereo che sia, il momento in cui vai a tagliare un file, per esempio da qui a qui, se io faccio così, lui automaticamente
mi andrà a cercare il punto 0, vedi? Io faccio così, lui dice no, devi tagliare almeno da qui a qui. No, è troppo, dammene un pezzo più piccolo. No, mi dispiace, il punto 0 è qui. Qui non ci sono punto 0 in mezzo e sai cosa succede? Se io dovessi disabilitare questa funzionalità nel software, semplicemente verrebbe tagliato il file in un punto, tipo qua in mezzo, non so, qua sopra, si lo taglierebbe qui, l'altro te lo taglia qua sotto e poi ci viene uno scalino. Lo scalino si traduce in un click. Sentiresti dei click. Infatti su Logic, per esempio, sovrapponi le tracce in modo che facciano un cross, e facendo questo cross diciamo che a un certo punto il punto 0 si incrocia, quindi i due file in qualche modo non faranno più un click perché avranno un fade out e un fade in. Il fade out è quando il suono se ne va a 0 e il fade in è quando da 0 sale il livello, quindi il click viene annullato. In un editor audio invece il click ti rimane, quindi per evitarlo devi sempre trovare il punto 0, altrimenti sentirai un click. E questo è parte dei giochi, diciamo così, della fase. Ora, se io in questo file audio che stai sentendo la fase ti abbia migliorato il suono, invece cinese che arriva qui dalla finta, non è una fanta, è una finta. Ah no, era una battutaccia che non mi è venuta così un po' alla cacchio. No, è che la Fanta cinese si chiama finta, che arriva dalla Cina e non è con la lancia ma col mandalino, perché è una battutaccia di quelle proprio da scuola elementare, no? Dicevamo sì, che cambio la fase solo a quella parte sotto del file, perché sono due file identici nel file stereo, no? Cambio la fase solo in quello inverse polarity. Poi te lo faccio sentire e tu lo senti in stereo, chiaramente. E come senti, c'è una strana sensazione in cuffia? Ma se tu puoi mettere in mono adesso il tuo impianto, non sentirai più il file audio. Lo metto in mono io? Command M, eccolo qua, è in mono. Niente. E come senti, c'è una strana sensazione in cuffia. Uno crede che la fa. Ma se tu puoi mettere in mono adesso il tuo impianto, non sentirai più il file audio. Lo metto in mono io? Command M, eccolo qua, è in mono. L'ho messo in mono, tutto lì. Semplicemente rimetti in mono, l'ho messo in mono. Perché? Perché se vai nel dettaglio dei file ti accorgi subito che sono due azioni uguali ma contrarie, due forze uguali ma contrarie. Quando la fase qui sale, qui scende. Questo vuole dire che annulla in monofonia, quindi nell'ascolto, annulla l'azione di questo pezzo di suono. Si usa anche l'attenzione alla fase e alla controfase, si usa soprattutto in fase, scusa il gioco di parole, di mix, quando devi unire tutti i suoni degli strumenti e magari alcuni si incrociano proprio sulle stesse frequenze, allora a quel punto ti ritrovi con la fase e la controfase. E la controfase significa che quando metti un suono che ha una fase contraria sulla stessa frequenza di un altro strumento, annullerà una parte del suono di quello strumento, quindi bisogna cambiare la fase. E anche in registrazione si fa. Se tu hai una scheda audio con due canali d'ingresso, è probabile che il produttore abbia pensato, metti che questo voglia mettere due microfoni e fare una registrazione di uno strumento con due microfoni, probabilmente uno dei due bisogna metterlo in controfase rispetto all'altro, proprio per fare in modo che la registrazione venga bene. Il fatto che tu senta un suono differente in cuffia quando attivi o disattivi la fase, non ha nulla a che fare con la registrazione vera e propria, cioè col suono che tu sentirai in cuffia del solo file che stai registrando dal tuo microfono. Non cambia assolutamente di una sola virgola. Il file è sempre
lo stesso che tu lo faccia andare con la fase ribaltata o dritta, non cambia assolutamente niente, e anche perché è un file mono e così è, semplicemente va prima giù e poi su invece che prima su e poi giù, tutto lì, nient'altro. Si chiama T-bone, l'osso della bistecca, cioè la bistecca con l'osso. Il cane lo adora e lo sotterra. La nonna lo mette nel pentolone per dare più sapore al brodo e di solito lo frega al cane perché lo sotterra nel terreno morbido dell'orto della nonna con le carote, le cipolle, le patate e le erbette profumate. Così quando la nonna raccoglie i frutti dell'orto si trova tra le mani l'osso di un cane pigro che se ne sta fuori alla luna a ululare chi si è preso il mio osso? Ma l'osso è anche il prezzo del microfono T-bone, che ha a che fare con la bistecca e anche con l'osso. Sì, cioè T-bone significa bistecca con l'osso per i madrelingua inglesi, anche per i padrelingua inglesi. Bistecca con l'osso. La bistecca è il gustoso suono che potresti tirarci fuori dal microfono T-bone con soli €70. Fra le tante bistecche disponibili piene di fruscio ce n'è una che invece sembra non fare tutto sto casino. Fruscio intendo. E infatti il fruscio è lo scarto del microfono per il voice talent che si trova a leggere l'audiolibro o lo spot. Beh, nello spot non nascondi l'osso, fai sentire solo la bistecca, metti la musica, gli effetti. T-bone SC600, grasso come il burro, magro come l'osso. C'è una caratteristica che devo dirti di questo microfono, l'SC600, oltre ad avere un rumore di fondo non eccessivo, cioè paragonato anche all'U87 ha qualche dB in più, quindi alla fine si avvicina, non so, avrà 16 dB, così a orecchio mi sembra 16 dB da sentire, però sono tutto sommato accettabili, forse anche meno di 16. Sul sito sono indicati 10,5 dB. Ma secondo me non sono 10 dB perché è più rumoroso dell'MK4 della Sennheiser che sono esattamente 10 dB, per cui qualcosa non mi torna. Ne ha un po' di più, ma costa €69. E tra le varie caratteristiche, vabbè, adesso il suono sarà leggermente meno corposo di quello dell'87, l'ho già sentito mentre ho fatto i test, ci sono più di 20-25 minuti di test che avevo già fatto prima, più roba che ho cancellato perché avevo già sentito più o meno dove arriva, però se la cava piuttosto bene, molto molto bene, piuttosto egregiamente questo microfonino, perché per esempio standogli vicino, cioè l'effetto prossimità, è veramente difficile colpire la capsula di questo microfono, cioè ecco, se gli dai una botta proprio. C'è anche l'antipop e con l'antipop se non sei abituato a usare i microfoni e quindi hai la tendenza a colpire, a provocare le pulsive come si chiamano, ecco, con questo microfono potresti avere una discreta fortuna. E i livelli dovrebbero essere praticamente uguali perché io starò qui in mezzo ai due microfoni, sono a distanza di una spanna e 4 dita dai due microfoni in mezzo, proprio qui c'è un pad con la poesia, è vero, che reciterò e che ho un poema piccolino che ho composto, essendo un poema, una piccola poesia che ho composto per l'SC600 e lo farò in questo modo. Utilizzerò questo preamplificatore, come giusto per fare i livelli li ho tenuti allo stesso modo, ora li posso chiudere, tanto li hai visti, sposto questo qui, poi a tutti e due ho dato praticamente gli stessi identici livelli in un compressore, che ho tenuto abbastanza vivo, 3 dB di compressione, di livello di compressione, con un ratio di 4 che è il minimo che offre questo compressore, che è l'1176 SE, la versione Legacy, che in teoria dovresti avere in qualunque Apollo. E a tutte e due ho dato lo stesso tipo di compressione. Fammelo vedere. Eccolo qua, SC600.
In teoria ecco, vedi, allora l'SC600 spinge di più? No, direi che siamo allo stesso livello. Poi entrerà in gioco anche, diciamo, la capacità del microfono di... Oh, qui hai sentito che col compressore però si fa sentire? Se mi avvicino così... vabbè, certo, se gli soffi in faccia, qualunque microfono. Però questo, stando vicino, in teoria non dovrebbe dare grossi problemi. Adesso c'è un compressore che lavora sotto, per cui... Con questo suono compresso, quindi con una certa elaborazione di suono, io entrerò in Logic e poi elaborerò la poesia con una musica di pianoforte, aggiungerò compressori, farò in modo che il suono sia ancora più tondo proprio. E perché questo? Perché se il microfono ha moltissimo rumore di fondo, quando tu fai la poesia e pompi e c'è l'ambiente, c'è il suo fruscio di fondo, quello esce, si fa sentire. Certo, metterò il noise gate, ma come ho visto anche in altri esperimenti precedenti, se il rumore di fondo è superiore a un certo livello, diventa difficile gestirlo anche con un noise gate, perché alla fine sotto qualcosa rimane sempre. Sempre questo bisogna essere un po' tarati per andare a cercare questa cosa, però io sono tarato, lo so, ne ho consapevolezza, quindi... E poi, che faccio ancora? Ah sì, adesso ti faccio... Parto dalla registrazione, così poi ti farò sentire il rumore di fondo. E non è che si può registrare, uso il Presonus, meglio. Ok, perfetto. Non sarà un condensatore a traslare il mio amore in poesia. Nemmeno un cipe, neppure un cavo, per quanto dorato. Forse è l'insieme di tutto questo, sotto le stelle della volta celeste. Non sarà un condensatore a traslare il mio amore in poesia. Nemmeno un cipe, neppure un cavo, per quanto dorato. Forse è l'insieme di tutto questo, sotto le stelle della volta celeste. Come fardello dei miei pensieri mi porta all'ingresso del cuore tuo, muovendo dal petto mio all'orecchio tuo. E l'animo mio ha un fremito sulle frequenze del sentimento, in fase col tuo timor che in fondo non sia soltanto un colpo di vento sul timpano che sulla vetta sta. Egli che immobile resta in ascolto, e come Hermes, veloce più del vento, traghetta l'anima mia fuori dagli inferi del dubbio. Sarà sensibile e silenzioso, e il suon mi illumina d'immenso davanti al magnifico astro, irradiando il mio amor per l'universo infinito, fino a che a te arriva, o tu che resti in ascolto. Non sarà un condensatore. Egli che immobile resta in ascolto, e come Hermes, veloce più del vento, traghetta l'anima mia fuori dagli inferi del dubbio. Sarà sensibile e silenzioso. Egli che immobile resta in ascolto, e come Hermes, veloce più del vento, traghetta l'anima mia fuori dagli inferi del dubbio. Non sarà un condensatore a traslare il mio amore in poesia. Nemmeno un cipe, neppure un cavo, per quanto dorato. Forse è l'insieme di tutto questo, sotto le stelle della volta celeste. Come fardello dei miei pensieri mi porta all'ingresso del cuore tuo, muovendo dal petto mio all'orecchio tuo. E l'animo mio ha un fremito sulle frequenze del sentimento, in fase col tuo timor che in fondo non sia soltanto un colpo di vento sul timpano che sulla vetta sta. Egli che immobile resta in ascolto, e come Hermes, veloce più del vento, traghetta l'anima mia fuori dagli inferi del dubbio. Sarà sensibile e silenzioso.
e il suon mi illumina d'immenso davanti al magnifico astro, irradiando il mio amor per l'universo infinito, fino a che a te arriva, o tu che resti in ascolto. Allora, prima di concludere questo video, devo rimettere le mani sulla fase. Nel senso che io ti ho fatto vedere un pezzettino, ma probabilmente non è chiaro. Quello che hai visto prima, se vuoi torni indietro e lo rivedi, è un pezzo in cui io con il telefono ho ripreso, con la videocamera del telefonino, ho ripreso lo schermo mentre stavo montando il video e ti ho fatto vedere che mettevo in mono la scheda audio. Ora, se tu hai la possibilità di mettere in mono le tue casse, ti faccio passare un pezzettino di video in cui io parlo, dico delle cose, è un pezzo di una registrazione che ho fatto di prova e in cui ho messo in controfase uno dei due segnali, quindi è un segnale stereo, cioè un segnale mono, però i canali sono due e uno dei due canali è in controfase. Passerà per una quindicina di secondi. Se tu riesci a mettere in mono l'audio del tuo impianto, sentirai che vedrai muoversi i V-meter del tuo sistema. Anzi, non vedrai neanche quelli probabilmente, perché va a zero completamente e non sentirai assolutamente nulla e quello è causato appunto dalla controfase, cioè le forze come quelle che sono nel mio cervello in questo momento, forze uguali ma contrarie che si annullano e si distruggono. E adesso tiriamo le conclusioni su questo microfono. Non è che ci sia molto da dire, un microfono che costa 69 euro, confrontato con un microfono che ne costa 2500, io credo che abbia fatto un'ottima figura. Poi starà a te valutare se effettivamente è un microfono che vale la pena o meno. Negli ultimi test ho aggiunto dei preamplificatori e dei compressori che puoi mettere eventualmente in post-produzione. Qui lo hai sentito su un Apollo X4 con... In questo momento che cosa sto usando? Aspetta che vado a dare un'occhiata così te lo dico. C'è un preamplificatore standard dell'Apollo, l'UAD 610B, e poi c'è anche, aspetta che ci guardo, più piccoli no, un piccolo compressore Legacy interno sempre che però se riesce già a far suonare così bene questo microfono, io credo che possiamo essere più che contenti. Va bene, e adesso buonanotte. Lo sai chi c'è? È arrivato il dindondero. Te ricordi? Dai, era carina quella là. È tutto il giorno che mi gira in testa questa canzone qui. Non so perché stamattina mi sono svegliato che anziché avere i puffi in testa, cioè non è che io abbia i puffi in testa, avevo la canzone dei puffi, avevo la canzone del merendero, che era una canzone degli anni, non mi ricordo, non sai come ero piccolissimo, non capivo quasi niente. Già adesso capisco poco, però all'epoca capivo ancora meno. Ma mi ricordo di quelle la dindondero. Ma lo sai chi c'è? È arrivato il dindondero, è arrivato il dindondero, è arrivato il dindondan. E la dindondero. Allora vediamo se riusciamo a fare. È tornato sul veliero, è tornato sul veliero. E il dindondero.